Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua piccola, media, micro azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più rigorose. Oggi continuo l'argomento del video precedente sull'agonia dell'ottenere i dati, ossia le vendite di auto SUV in termini di quali variabili spiegano questo fenomeno. Ho inserito in questo foglio di calcolo di Google le vendite, l'anno e ho preso i dati di Wikipedia, il tasso di fertilità totale degli Stati Uniti. Come vedi, tutti questi dati sono riferiti a quel paese per una questione di coerenza con tutto il resto. Per quanto riguarda questa colonna, te lo faccio vedere, indica il numero di giovani uomini che nell'ultimo anno non hanno avuto un rapporto sessuale. Qui ho incollato l'immagine del processo di estrazione dati a partire da questo grafico. A seguire abbiamo la probabilità di recessione, cosa che nel video precedente non ho spiegato, ma non ho inserito, ma ho voluto inserire più colonne perché altrimenti veniva fuori un dataset troppo giocattolo. Poi il livello di testosterone, che deriva da una serie di studi che affermano che negli ultimi decenni questo ormone per i maschi è diminuito molto. Esistono varie spiegazioni di questo fenomeno, ma in questo video non voglio trattare questa cosa. Io ho assunto una decrescita di circa l'1% l'anno, cosa che a livello di letteratura troverai vari intervalli. Io mi sono tenuto conservatore. Poi il tasso di obesità lo si trova facilmente. Poi l'età media negli Stati Uniti l'ho lasciata essenzialmente vuota perché ho visto che avevamo quasi zero varianze e quando hai questa condizione non ha molto senso inserire questa variabile per farci su degli studi sulla variabile obiettivo, che in questo caso è questa. Avrei voluto trovare anche dati sulle spese pubblicitarie delle case automobilistiche per anno. Ho trovato dati troppo frammentati, cioè degli ultimi anni e non per tutto questo periodo, ma comunque non sarebbe nemmeno bastato perché sarebbe stato interessante vedere come la spesa pubblicitaria solo per questo segmento di mercato aumenta nel corso degli anni. Secondo me, se si spende qualche migliaio di dollari contattando qualche azienda specializzata in questo tipo di dati, questa informazione si riesce a ottenere. A seguire ho fatto le analisi del caso su JASP. Come al solito, la prima cosa è un grafico di distribuzione della variabile obiettivo, ossia le vendite dei SUV. Come vedi non abbiamo a che fare con la normale, ma anche perché abbiamo 23 osservazioni, a ulteriore motivo per cui abbiamo un dataset giocattolo, ma visto che abbiamo a che fare con dati degli anni non si possono avere le canoniche 100 più osservazioni. A seguire ovviamente le correlazioni, sono andato subito a fare quelle bayesiane. Osserviamo cosa? Anno è la variabile più significativa e qua siamo a un livello di forza di correlazione che mi porta a pensare che abbiamo una collinearità. Poi abbiamo il livello di testosterone con una correlazione negativa, anche qui è troppo alta e secondo me abbiamo una collinearità, e alla fine l'obesità, che siamo anche qui sopra lo 0,75 che è il limite personale per la collinearità. E ti ricordo che quando abbiamo variabili collineari essenzialmente abbiamo un modello troppo ottimistico. Ti faccio però notare una cosa che in letteratura è ultra nota, ossia la fortissima correlazione fra testosterone e obesità. In letteratura è nota sia a livello statistico ma proprio a livello di meccanismo. Questa è proprio una significatività causale. Comunque, alla luce di queste informazioni, il modello si potrebbe solo costruire su quest'ultima variabile, anche se andiamo comunque con una variabile collineare. E con solo questa variabile abbiamo che il modello spiega circa il 55% della variabilità della nostra variabile obiettivo. Abbiamo l'intercetta non significativa, ma se la tolgo essenzialmente viene fuori una cosa fuorviante, 90%, cosa che appunto dovrebbe far accendere campane d'allarme. Questa analisi ha un grosso problema, che sto utilizzando le correlazioni lineari, punto. Come ho già detto in tanti altri casi, è molto più rigoroso studiare le correlazioni parziali. In questo modo queste correlazioni si abbassano perché non si portano dietro l'effetto di tutte le altre. Per fare questo purtroppo JASP non ci basta, ci serve andare a scrivere del codice su R, che potrà spaventarti un po' di più perché utilizzerò
un servizio da addetto ai lavori. Eccoci qua su POSIT, qua ho scritto il mio codice, ho caricato i miei dati, collegando questo ambiente a GitHub, dove ho depositato essenzialmente i dati. Potevo anche collegare il foglio di calcolo, ma ho preferito fare così. Ho caricato delle librerie, qualcuna anche di troppo perché ho fatto un copia e incolla per fare prima. Qua ho fatto qualche descrittiva che ripete quello su JASP. Qua ho fatto una prova per vedere se facendo una trasformata sulla variabile obiettivo, cosa che ho citato in altri video, abbiamo una distribuzione più normale. Risposta negativa. Poi ho fatto le correlazioni parziali e qui vengono fuori le novità. A noi interessa guardare questa colonna e le correlazioni. Come vedi abbiamo un massimo di 0,36, ovviamente 1 va escluso perché è la correlazione con se stessa, e abbiamo un minimo di 0,16. A guardare queste correlazioni senza le significatività, a me verrebbe da dire che di significativo abbiamo solo il tasso di fecondità, perché è il valore più alto, e quando abbiamo poche osservazioni diventa più difficile valutare ad occhio quale di questi valori di correlazione risulta effettivamente significativo. Fortunatamente questa libreria, rispetto ad altre che ho utilizzato in passato, ha anche le significatività e ci serve andare in questo pezzo di output. Ancora una volta guardiamo questa colonna, qui la regola è guardiamo i valori di questa colonna inferiori a 0,05, che è un limite che si guarda quando si fa inferenza classica. Su JASP abbiamo invece il valore di BF, che è l'inferenza bayesiana, che è un attimino più difficile da interpretare. Di solito sopra il 100 è significativo, invece in quella classica sotto lo 0,05 è significativo. E come vedi qua dentro di significativo non c'è nulla. Non c'è nulla. Nel precedente video ho fatto un lavoro inutile? Essenzialmente sì. Quindi ore e ore. Quindi dopo aver speso circa un'ora a raccogliere dati, estrarli e sistemarli con le formattazioni, mettere le virgole anziché i punti perché sennò viene fuori un casino, nessuna variabile significativa. Ma è finita qui? No. Come vedi qua c'è questa trasformata, io potrei fare un tentativo di creare una nuova variabile della mia variabile obiettivo trasformata e vedere cosa succede alle correlazioni parziali, che ti ricordo ancora una volta sono più rigorose rispetto alle correlazioni semplici che quasi tutti conoscono se hanno completato degli studi scientifici o comunque degli studi superiori. Allora, siamo sempre nella parte del valore P. In questo caso guardiamo questa colonna perché è questa la nuova variabile obiettivo. Come vedi, qui solo obesità ha un valore sotto quel famoso 0,05, ma prima di tutto, se noi andassimo a fare uno studio più bayesiano di questa cosa con l'analisi sequenziale, cioè la significatività in funzione del numero di osservazione, secondo me viene fuori una cosa non stabile e quindi non significativa, anche perché, cioè, pensiamoci un attimo, perché un obeso dovrebbe scegliere un SUV? Semplicemente perché è più semplice entrare ed uscire? Secondo me è una cosa veramente fantasiosa. Poi si potrebbe verificare in letteratura o facendo dell'analisi di mercato, ma secondo me questo è uno dei quei casi dove abbiamo una significatività, prima di tutto instabile, ma secondo che non ha un'interpretazione. È finita qui? No, perché serve aggiungere il discorso delle autocorrelazioni. Ad esempio, magari la probabilità di recessione non ha un effetto diretto anno su anno sulla nostra variabile obiettivo, ma magari ce l'ha ritardato di un anno, di due, non lo so. Basta verificarla questa cosa. Sfortuna vuole che quando io eseguo l'autocorrelazione me lo fa solo su 3 variabili. E da queste 3 variabili essenzialmente viene fuori la cosa, se vogliamo, più ovvia, cioè che le vendite di SUV dipendono dalle vendite stesse, ritardate di un anno, 2, 3. Attenzione, queste non sono autocorrelazioni parziali. Se le facessi parziali
il discorso cambierebbe. Ma non posso fare le parziali con tutte queste variabili, perché essenzialmente quando ho variabili troppo collineari la funzione mi restituisce un errore. Ma se io lo faccio solo su queste tre, vedi che la significatività sulle vendite di SUV scompare, quindi le vendite di SUV non dipendono più dalle vendite stesse. Qua addirittura emerge una cosa strana, cioè che le vendite dei SUV dipendono dal tasso di fertilità, ritardato di un anno, ma non ha molto senso, perché se io aggiungessi altre variabili questa cosa andrebbe via in un lampo, secondo me, anche perché non è molto interpretabile. Concludendo, essenzialmente questa raccolta di dati per spiegare cosa spiega le vendite di SUV dagli anni 90 al 2012 non ha avuto risultato. Nulla vieta che, avendo più variabili o più righe di dati, qualcosa salta fuori. Io ad esempio ho detto che sicuramente con questa colonna qualcosa salterà fuori. Nel video precedente ero, diciamo, ottimista su questo, invece, come vedi, guardando i risultati di certe analisi, la risposta è negativa. Con questi dati, magari prendendo anche quelli dal 2012 al 2020, le cose cambiavano e facendo uno studio bayesiano veniva fuori magari che fino a qua non abbiamo una significatività e da qui in poi magari sì, ma sommariamente non era comunque significativa. Quindi ogni mestiere ha i suoi rischi, nel caso della statistica è di perdere tempo perché comunque abbiamo dei risultati inconcludenti, ma comunque non è tutto da buttare, vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. Sappiamo cosa potrebbe cambiare i risultati, ossia tutto quello che ho detto fino a poco fa, oppure quale strada non seguire, cioè quali variabili non prendere. Quindi questo lavoro non è stato del tutto inutile. Qualcuno potrebbe fare quello che sta sulle spalle dei giganti, con 23 righe e 10 colonne, potrebbe trovare in meno tempo dati che spiegano questo fenomeno perché c'è già qualcun altro che ha fallito, cioè il sottoscritto. Ti saluto e alla prossima.